Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Here we are with our news in slow Italian. Today we'll learn the words of politics. It's been a troubled time for the Italian government, and we'd like to explain some vocabulary to help you understand Italian news and media. We will also talk about Chinese New Year, il Capodanno cinese. As usual, you can find the free transcript of this video in the description below, and there's a special expansion for all our patrons on Patreon. I would like to thank our subscribers for helping us grow. Please leave a comment if you have requests or suggestions, or just to say hi. Grazie a tutti! E adesso cominciamo! Learn Italian with the news. Buongiorno! Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con il Capodanno cinese. Naturalmente non si tratta di una festa tradizionale italiana, ma è un evento molto sentito e di grande importanza per la numerosa comunità cinese in Italia. Secondo i dati più recenti, vivono oggi in Italia più di 300.000 cittadini cinesi e di origine cinese. Le comunità più numerose si trovano a Milano, a Roma e nelle province di Firenze e di Prato, in Toscana. In cinese il Capodanno è chiamato Festa della Primavera, Chunjie. Secondo il calendario lunare cinese, nel 2021, il nuovo anno ha inizio il 12 febbraio. Anche se in questo periodo per noi è ancora inverno, si intravedono già i primi segni del risveglio della natura e della bella stagione che sta per arrivare. I festeggiamenti del Capodanno cinese durano 2 settimane e hanno inizio la sera della vigilia, ovvero la sera che precede il primo giorno dell'anno, con un sontuoso banchetto in cui non può mancare il pesce. In cinese, infatti, la parola pesce yu ha lo stesso suono della parola abbondanza. Come avviene anche in Occidente, il Capodanno è un momento in cui si celebra un nuovo inizio e ci si augura che l'anno che sta per cominciare sia ricco di nuove opportunità. Secondo l'astrologia cinese, ogni anno coincide con uno dei 12 segni dello zodiaco, rappresentati da 12 animali differenti. Il 12 febbraio 2021 avrà inizio l'anno del bue o del bufalo. Se festeggiate il Capodanno cinese, vi auguriamo un anno pieno di fortuna e di prosperità. Passiamo ora alla situazione politica in Italia. A gennaio abbiamo assistito a una crisi di governo, quando Matteo Renzi, leader di Italia Viva, uno dei partiti che compongono la maggioranza, ha deciso di ritirare il sostegno al governo guidato da Giuseppe Conte. Pur essendo un partito minoritario, Italia Viva dispone di un numero di parlamentari sufficiente a rompere l'equilibrio all'interno della maggioranza e impedire il regolare funzionamento del governo in carica. La risoluzione di una crisi di governo spetta al Presidente della Repubblica, che ha a disposizione diverse possibilità. Le soluzioni principali sono: indire elezioni anticipate, in modo che i cittadini eleggano nuovi rappresentanti in Parlamento. Chiedere al Presidente in carica di cercare una nuova maggioranza e nominare nuovi ministri attraverso un rimpasto. Affidare l'incarico di formare un nuovo governo a un nuovo Presidente del Consiglio. È quello che è avvenuto in questa circostanza. Giuseppe Conte non aveva più i numeri per rimanere al governo, per cui il Presidente della Repubblica ha incaricato l'economista Mario Draghi di formare un governo tecnico.
La crisi di governo è avvenuta in un momento particolarmente difficile per l'Italia, dopo quasi un anno di stato di emergenza e all'apice della seconda ondata della pandemia da coronavirus. In questa circostanza, la maggior parte dei parlamentari e dei cittadini italiani ha ritenuto inopportuno il ricorso alle urne, preferendo invece la formazione di un governo tecnico in grado di far approvare le misure strettamente necessarie senza ulteriori ritardi. Alla crisi sono dunque seguite intense trattative e consultazioni tra i leader dei principali partiti, allo scopo di verificare se esistessero le condizioni per formare un governo di questo tipo. Il sistema elettorale italiano è prevalentemente proporzionale. Ciò significa che la maggior parte dei seggi in Parlamento viene assegnata proporzionalmente ai voti ricevuti da ciascun partito e anche i piccoli partiti vengono rappresentati purché ricevano almeno il 3% dei voti. In un sistema maggioritario, invece, la maggioranza dei seggi è assegnata al partito o alla coalizione che riceve più voti, in modo da garantire la governabilità e la stabilità. Il panorama politico italiano è da sempre caratterizzato da tanti piccoli partiti, che in numerose occasioni sono riusciti a destabilizzare il governo in carica, modificando gli equilibri all'interno delle due grandi coalizioni del centrodestra e del centrosinistra. Per questa edizione è tutto, ma non cambiate canale. Dopo la sigla spiegherò le parole e le espressioni particolari usate in questo episodio. Italian politics can be very intricate. Let's explain a few key words. Crisi di governo, political crisis. The word crisi, from the Greek krisis, choice, decision, indicates all kinds of difficult situations. Crisi economica, recession. Crisi epilettica, seizure. Crisi di astinenza, withdrawal syndrome. Crisi di nervi, nervous breakdown. Maggioranza, majority, the majority of political representatives. La maggioranza di governo is the leading party or coalition. Parlamentare. As a noun, it indicates a member of parliament, il Parlamento, which is formed by Camera dei Deputati and Senato, corresponding to the House and Senate in the US political system, or to the House of Commons and the House of Lords in the United Kingdom. Rimpasto, reshuffle. Impastare means to knead the dough, so it's like making a different loaf of bread using the same dough. Avere I numeri, literally to have the numbers. This expression can mean to have what it takes, to have the necessary skills, but in this context it means to have the support of the required number of representatives, or to have a sufficient number of votes. Il centrodestra non ha I numeri per governare. The center-right coalition does not have enough votes to take the lead. Governo tecnico, technocratic government, a government made not of politicians but of experts in their field. It's usually meant to be temporary and transitional. Stato di emergenza, state of emergency, where a government has special emergency powers to overcome a particular crisis. In Italy, the current state of emergency has been in place since the start of the coronavirus pandemic in March 2020. Ricorso alle urne. Urna is ballot box here, so ricorrere alle urne means to resort to new elections, to ask the citizens to vote for a new parliament. Proporzionale, proportional, a voting system where seats in parliament are assigned proportionally to the votes received by each party. Maggioritario, majoritarian representation, a voting system where the winner takes it all.
It ensures governability, but it denies representation to minorities. Today, most countries employ a mixed electoral system to avoid the downfalls of these two main systems. Coalizione, coalition. Un governo di coalizione is formed by multiple parties that decide to cooperate. In Italy, the center-right and center-left coalitions have been in existence since the so-called Second Republic in the 1990s. Since they attempt to bring together different ideologies, they are often quite unstable. Governabilità, governability. It has always been an issue in Italy where representation is favored over stability. So it doesn't happen very often that a government lasts until the natural end of its mandate. That's all for now. Check the links in the description to download the transcript for this video and for all previous episodes in this series. And please leave a comment below, it's very important. Ciao e alla prossima!